Salve ragazzi, ora andiamo a vedere come ho creato questa animazione soddisfacente, la cosiddetta quella che vediamo su Instagram, su Facebook, un po' dappertutto nell'ultimo periodo, con Cinema 4D, ispirandomi a un tutorial che però è di Blender. Io ve lo faccio vedere come farlo in Cinema 4D, quindi iniziamo subito. Bene, come prima cosa ovviamente andiamo ad aprire Cinema 4D. Io uso la versione R19 solo perché trovo che non cambi tanto con le ultime versioni, a parte un po' il tema e poi soprattutto perché uso Octane. Bene, vado nella visuale standard di Cinema 4D così che poi vi possiate trovare e vado a creare subito una sfera di all'incirca 1 metro, sì, 1 metro ci va bene. Quindi abbiamo già il nostro pendolo. Dobbiamo adesso creare il filo oppure il bastoncino che tiene il nostro pendolo. Potete usare sia un tubo sia una capsula. Io uso la capsula perché la vedo un po' più elegante come cosa e gli vado a dare un raggio di 0.125 in modo tale che sia perfettamente un quarto di quanto lo sia adesso e un'altezza di all'incirca, se quella era 1 metro, facciamo 5 metri. Bene, ora dalla visuale di sinistra, premendo con la rotellina del mouse, andiamo a portare questo più o meno al centro della sfera, ma non è essenziale. Vedo che è un po' troppo piccolo, quindi vado a mettere di 10 metri l'altezza. Bene, adesso per unire questi due oggetti io vado su, mi piace andare su Connect, vado a prendere i due oggetti, li metto nel Connect, la freccia deve stare in basso, vado su Connect Object, Current State o Object, così che posso eliminare tutto il Connect ed eccoci qua con il nostro pendolo che andiamo a rinominare. Fatto questo andiamo CTRL-C, CTRL-V a duplicare il pendolo. Ora andiamo a creare l'anello che appunto dovrà ospitare. Se vogliamo fare le cose un po' migliori facciamo 1,75 per dargli un piccolo margine. Lo andiamo a ruotare di 90 gradi sull'asse X in modo tale che, come vedete adesso, alloggia perfettamente all'esterno del nostro pendolo, della nostra sfera del pendolo. Selezioniamo e andiamo qua per renderlo editabile, quindi selezioniamo le facce e andiamo a prendere tutte queste facce. Possiamo farlo con Shift 1 a 1, ma in realtà mi piace fare U e dopo L per selezionarli tutti. Con Shift ora seleziono anche questo lato e faccio Canc. Fatto questo vado nella selezione bordi, e vado a selezionare questo bordo e lo porto a dimensioni 0, 0, 0, faccio Apply. Faccio la stessa cosa, quindi UL, seleziono i bordi e da qua giù 0, 0, 0. Apply. Ed ecco qua che adesso c'è spazio per poter passare all'interno dell'anello. Bene, fatto questo andiamo nella manovra di keyframe. Se volete potete aggiungere anche un pavimento, ma quello lo facciamo dopo nella parte di rendering. Per aiutarci io andrei ad eliminare con il doppio clic qua. Prendo il pendolo e vado sugli assi. Quindi seleziono questa cosa, vado nella visuale laterale e porto gli assi all'incirca all'estremità. Non deve essere preciso e andiamo a levare gli assi. Fatto questo, se non lo volete fare per l'altro pendolo, fate CTRL-C, CTRL-V e vi duplica il pendolo. Quindi andatelo a nascondere se non volete fare una doppia operazione. Ed ecco qui che abbiamo i nostri pendoli pronti per il keyframe. Quindi andiamo a ruotarlo di 30 gradi, 30, 40, 50. Vi consiglio di non andare oltre i 45 gradi perché sarebbe una forza, credo, troppo innaturale. Quindi vado su F9 per registrare il keyframe. F9 oppure cliccate qua. Vado poi nel frame 60, lo vado a ruotare di meno 60 gradi in modo che sia ruotato sì di 30 gradi ma dall'altra parte. F9 per il keyframe ed è perfetto così. Come vedete adesso il nostro pendolo oscilla. Vado a dare una lunghezza della timeline di 240 in modo tale che sia il doppio del quadruplo, scusate, dei keyframe che abbiamo messo finora. Quindi vado a prendere questo keyframe selezionandolo e fare CTRL-C. Vado poi avanti di 60 sul frame 60, quindi 60 più 60 fa 120, vado a fare CTRL-V in modo tale da ricopiare il keyframe, in modo tale che adesso abbiamo una totale oscillazione del pendolo. Ebbene andiamo anche a copiare il keyframe 60 e lo portiamo fino a 180, quindi copio il frame 60, seleziono sul verde e faccio CTRL-V, incolla. Quindi andate a prendere anche il frame 120, copy,
paste. Quando finisce l'animazione vedete che ricomincia da dove era rimasta. Andiamo ora a prendere, per comodità prendo il pendolo 2 che adesso è rimosso, adesso lo facciamo riapparire e gli do gli stessi keyframe, cioè 0, 60, 120, 180, 240. Come vedete però adesso le due palle al frame 15, cioè 30 volevo dire, si scontrano. Questo perché dobbiamo andare a prendere uno dei due pendoli. Io prenderò il pendolo 1, così mi ricordo bene. Vado a copiare tutti i suoi keyframe e vado a spostare il keyframe 0 al frame 30. In questo modo tutto andrà liscio, ma come vedete sembra esserci, vedete quando finisce c'è una frenata da parte di questo pendolo. Questo è perché dobbiamo andare al frame meno 30 e roteare questo di 60 gradi. Fatto questo possiamo ritornare allo 0 e come vedete tutto scorre come dovrebbe, come vogliamo noi perlomeno. Andiamo ora a far riapparire l'anello. Qual è il pendolo che arriva prima? Andiamo anche qua al frame meno 30 e facciamo F9 al frame meno 30. Andiamo al frame 30 e lo andiamo a roteare di 90 gradi. Più 30 fa 60, lo andiamo a di nuovo roteare di 90 gradi. Più 30 fa 90, andiamo a roteare di nuovo di 90 gradi e così via. Bene, se andiamo a far partire l'animazione, come vedete tutto fila liscio e ci saremo resi conto ad un certo punto che se io vado al frame 0, se vado al frame 120 è uguale, quindi possiamo assolutamente tagliare la timeline fino a 120, da 0 a 120. Tagliando la timeline a 120, come vedete, tutto veramente fila liscio, ma per una migliore resa mettiamo la timeline a 119, in modo tale che sia tagliato l'ultimo keyframe che in realtà è anche uguale al primo keyframe. Fatto questo passiamo alla parte di rendering, quindi andiamo sul mio startup user, che se volete vi lascio in descrizione, fatemelo sapere nei commenti perché non so come si fa, e andiamo a creare una camera. Andiamo a creare una camera ma non da qua, da Object Octane Camera. Ci mettiamo nella vista di Octane Camera e gli andiamo a dare delle angolazioni e soprattutto andare ad aggiungere un tag protection ma non sulla posizione, in modo tale che noi adesso possiamo muovere questo senza però andarne a modificare effettivamente la rotazione. Mettetelo un po' come piace a voi e attiviamo l'Octane Rendering. Come vedete non è un effetto che mi fa impazzire, quindi vado ad aggiungere un piano per dare delle ombre in più che sono molto cinematografiche e così direi che è molto meglio. Ora è arrivato il momento di aggiungere dei materiali, ma prima di aggiungere i materiali dobbiamo aggiungere un HDRI environment, quindi lo andiamo a cliccare dall'object, andiamo a cliccare su Image Texture, sui tre puntini e se non avete un HDRI environment vi consiglio di andare su HDRI Even e potete trovare tutte le HDRI che volete. Vi consiglio questa. Non proprio questa, ma vi consiglio una all'incirca o sunrise o sunset, perché dà delle ombre veramente molto, si può dire, incise. Andiamo a selezionare in questo caso e come vedete, come vi dicevo prima, ci dà delle ombre molto incise che non voglio siano in questa direzione, quindi vado a selezionare il tag e vado a fare la rotazione di X, in modo tale che vedete l'ombra si muove. Vorrei illuminare il più possibile la mia scena, all'incirca così, che ci sono anche delle ombre un po' belline. Adesso andiamo sui materiali. Per i materiali vi consiglio un altro sito molto bello che si chiama CC0 Texture, All Texture, e andiamo a mettere delle texture. Per esempio possiamo mettere il legno, basta cliccare e cliccare su 4K, della pelle, quindi vado a scaricare anche questi in 4K e per le due sfere andiamo a mettere dei semplicissimi materiali, Marble 007 e poi questo mi piace. Una volta scaricati questi 3 zip andiamo a fare tasto destro e estrae ogni archivio in una cartella separata. Subito dopo facciamo canc ed eccoci qua i nostri materiali. Andiamo quindi a creare un materiale da dove? Da qua, Material, Octane Glossy Material. Eccolo qua. Andiamo su Node Editor e andiamo a prendere per esempio Leather, andiamo a prendere tutte queste texture, selezionarle e andiamo a portare proprio qui nel Node Editor. Ecco qua che compariranno magicamente e andiamo a vedere Color ovviamente su Diffuse, Displacement su Displacement ma per il momento non ci interessa, Normal su
normal e roughness su roughness. Normal qualcuno la sottovaluta e non la mette, ma in realtà è molto importante. Mi piace fare tasto destro, auto arrange selected, in modo tale che si mettano in una maniera molto molto ordinata. Successiva cosa, andiamo a prendere il nuovo nostro materiale, lo andiamo a depositare sul viewport dove lo vogliamo mettere. E come vedete, nella schermata di rendering abbiamo il nostro materiale. Faccio la stessa cosa per gli altri materiali. Perfetto, ho finito, vado a mettere solo il legno e guardate che bella, lancio un piccolo rendering alla nostra immagine. Ora, per far sì che sia un loop, andate nel compositor, nel vostro compositor preferito, come può essere After Effects, e mettete una clip dopo l'altra, fino a raggiungere all'incirca 1 minuto e poi sui social riparte. Io ho creato questa qua, che è leggermente diversa, l'ho creata qualche settimana fa, ma vi potete sbizzarrire con i materiali, l'HDRI, con un sacco di fattori per renderla veramente un'animazione carina e molto figa, perché poi vi assicuro che tutti i vostri amici diranno wow, ma come hai fatto, ma come si fa? Con questo ho finito, noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro video.